video sulla teoria musicale, che mi piace definire teoria in pratica. Perché? Perché la teoria musicale fine a se stessa, senza una esperienza sui nostri strumenti, rimane una cosa arida e invece può essere uno strumento utilissimo, importantissimo proprio per migliorarci come musicisti. Quindi questi video sono dedicati a tutti gli studenti che vogliono approfondire gli aspetti teorici della musica e anche uno strumento di supporto agli insegnanti che magari non sempre durante il tempo della lezione di strumento hanno modo di approfondire concetti di teoria musicale. Se dovessimo trovare un intruso tra gli esempi precedenti, quale sarebbe? Sicuramente il martello pneumatico. Ma perché? Perché dobbiamo andare prima di tutto a definire una differenza tra suono e rumore. Il suono è prodotto da una vibrazione regolare. Se dovessimo disegnarla, sarebbe una cosa del genere. Ovviamente cambia a seconda dello strumento che la produce. Mentre invece se dovessimo disegnare la vibrazione prodotta da un rumore, potrebbe essere una cosa di questo tipo. In realtà anche attraverso i rumori è possibile creare della musica, ma noi oggi ci concentreremo sui suoni. Ogni suono può essere descritto in base a 4 parametri diversi, 4 caratteristiche. Abbiamo l'altezza, la durata, l'intensità e il timbro. E oggi parleremo proprio del timbro. Andiamo a riascoltare insieme gli esempi suonati all'inizio. Come sicuramente avete potuto sentire, la melodia è sempre la stessa, cioè io ho suonato sempre le stesse note, ma lo strumento è cambiato tutte le volte e questo è proprio il timbro, ovvero la voce di ogni diverso strumento, quello che caratterizza lo strumento musicale o la voce umana e ce lo rende riconoscibile in mezzo a tanti altri. Il timbro di ogni strumento dipende da diversi fattori, dipende dal materiale con cui sono costruiti, quindi sarà diverso se lo strumento è fatto in metallo oppure in legno, dipende dalla forma degli strumenti e dipende dalla modalità con cui viene prodotto il suono. Avremo quindi diverse famiglie di strumenti, avremo gli strumenti cosiddetti aerofoni, che producono il suono attraverso l'aria. Avremo gli strumenti cordofoni, ovvero che producono il suono attraverso il pizzico o lo sfregamento delle corde. Abbiamo poi una grandissima famiglia di strumenti a percussione che possiamo suddividere in membranofoni, ovvero quelli che per produrre un suono hanno una pelle, una membrana messa in tensione che vibra una volta percossa, oppure gli idiofoni, cioè quegli strumenti che producono il suono attraverso la percussione del loro stesso corpo, per esempio la campana. E sia i membranofoni che gli idiofoni possono essere a suono indeterminato quando non producono una nota riconoscibile, oppure a suono determinato
quando invece producono una nota che è riconoscibile con una frequenza precisa, per esempio di nuovo le nostre campanelle. Bene ragazzi, la puntata di oggi termina qui. Io spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo alla prossima puntata. A presto!